Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma soprattutto buon 2023 amici belli, buon anno nuovo. Che aspettative avete voi su questo 2023? Fatemelo sapere nei commenti. Io devo dire che l'asticella è proprio bassa. Guarda, se fa già un cicinin meglio del 2022, del 2021 e pure del 2020 abbiamo già ottenuto un risultato straordinario, concedetemi, perché siamo onesti, gli ultimi 3 anni una tragedia via l'altra. Veramente anche basta, speriamo ogni anno così, anche l'anno scorso dicevo cosa potrà succedere peggio di così, e invece poi riesce sempre a succedere qualcosa, ma noi resteremo comunque ottimisti e proietteremo le nostre tenui speranze su questo anno nuovo. Detto questo, comincio questo 2023 con un format classico del mio canale di YouTube, ovvero The Best of Beauty secondo la sottoscritta, ovvero più semplicemente tutti i prodotti beauty che ho scoperto in questo ultimo anno, quindi nel 2022, e mi hanno fatto innamorare, oppure prodotti che magari conoscevo già ma che ho capito e amato in modo più concreto e profondo nel corso dell'ultimo anno, dell'anno passato. Se siete pronti, quindi andrei a cominciare perché c'è un po' di questo, un po' di quello, un po' di skincare, un po' di trucco, un po' di hair care, pochissimo hair care. Quindi bando alle ciance e cominciamo. Andiamo a cominciare in modo casuale, random, come di consueto, because I'm random by nature, dalla cura della pelle, solo ed esclusivamente perché ho i prodotti più vicini. Così, il 2022 per me è stato un po' l'anno da una parte di Veralab, un brand che ovviamente conoscevo già ma che ho iniziato ad utilizzare con più frequenza e che mi ha conquistato definitivamente nel 2022, e dall'altra di scelte un po' più high-end, di prodotti un po' più costosi. Partiamo da Veralab. I 2 prodotti che ho usato ininterrottamente nel corso di tutto l'anno sono il caro e vecchio spumone, detergente viso spumogeno, che è stato il mio detergente viso di riferimento per tutto l'anno passato. Non ho usato altro. Mi piace moltissimo perché è delicato, non tira la pelle e poi ha questa consistenza appunto schiumosa che lo rende molto piacevole da utilizzare. Io lo uso sempre la mattina in accoppiata con il mio Foreo Luna Mini, che quindi va a massaggiare e deterge a fondo senza seccare la pelle, senza tirare la pelle. Ottimo prodotto, lo amo tantissimo. Lo uso sia la mattina o lo uso anche per la doppia detersione in accoppiata con il mio secondo prodotto preferito di Veralab, olio denso, che però utilizzo principalmente la sera per rimuovere il trucco. Semplicissimo da usare, è un gel oleoso che si stende sul trucco, si massaggia, va a sciogliere il trucco senza irritare la pelle e soprattutto senza irritare gli occhi, che per me è importantissimo, e poi utilizzando un panno in microfibra oppure, come nel mio caso, queste spugnette che ho amato follemente, tra l'altro regalo di Natale dell'anno 2021 che però ho usato principalmente nel 2022, sono morbide ma leggermente abrasive, che fanno anche un po' effetto esfoliante, ma appena si inumidisce con acqua tiepida e poi via il trucco in un secondo, e per rimuovere anche gli ultimi residui doppia detersione con spumone. Questo è un prodotto più oleoso, olio denso come si evince dal nome, mentre lo spumone è proprio un detergente più classico, insieme Chef Kiss. Li ho amati veramente tanto e sono gli unici prodotti che ho utilizzato quest'anno. Ho alternato un po', devo dire la verità, l'olio denso, non tutte le sere ho rimosso il mio trucco con questo tipo di prodotto, a volte anche semplicemente con l'acqua micellare, però in generale questi consigliatissimi. Se cercate, a mio avviso, dei prodotti di Veralab da così testare per entrare in confidenza con il brand, io vi consiglio questi 2 proprio molto bene. Restando sulla categoria della cura della pelle, ho scoperto nel 2022, credo di non avervene mai parlato neanche su Instagram perché l'ho usato per un po' per capirlo fino in fondo, questo siero di Charlotte Tilbury, il Magic Serum Crystal Elixir.
Un siero che va a illuminare e anche un po' a rendere più elastica ed uniforme la pelle. Si presenta in questo modo, intanto un bel boccione, niente male, è leggero ma comunque fa il suo, ha questa apparenza così perlata che dà proprio l'idea di trasformare in perla il nostro viso favoloso e idrata e illumina. Tra l'altro funziona molto bene anche sotto il trucco e accoppiata con creme viso idratanti, e questo mi dà la sponda per passare al prossimo preferito skincare, che è una crema viso di Augustinus Bader, un prodotto che avevo scoperto già nel 2021 ma che ho davvero amato e utilizzato nel 2022. L'avevo scoperta questa crema sul sito tedesco Niche Beauty, che è specializzato in brand un po' più di nicchia. Poi devo dire la verità, Augustinus Bader mi ha fatto il botto e adesso si trova anche da Sephora, caro. Ve lo dico subito, un brand caro ma devo dire molto efficace. Questa crema mi piace tantissimo perché ha una texture leggera ma comunque molto ricca, cioè dà proprio l'impressione che vada a nutrire la pelle, a renderla più elastica, più luminosa, più idratata. Insomma, un prodotto che a me è piaciuto tantissimo. Tra l'altro si assorbe in un secondo, che quando si parla di creme per me è sempre una condizione sine qua non, perché quelli che stai lì mezz'ora e non vanno e non si assorbono proprio perdo la pazienza immediatamente. Ottimo prodotto, molto caro, ma come dicevo all'inizio, quest'anno ho investito un po' di più sulla skincare, perché passata una certa età, secondo me, se uno deve decidere dove andare ad investire, la cura della pelle andrebbe messa al primo posto. E parlando di investimenti folli, anche il prossimo prodotto è decisamente caro, addirittura più di quello di Augustinus Bader, e sto parlando la togliamo, di questa maschera di La Prairie. Ora, se siete così un po' addentro al mondo skincare, saprete che La Prairie è un brand carissimo, e infatti questa costa veramente uno sproposito. Negli anni passati ho provato 1 o 2 prodotti di questo brand e l'unico che ho ricomprato è questo. Di che cosa stiamo a parlare? Della Skin Caviar Mask Luxe Nuit, una maschera leave-in, quindi che non si risciacqua, particolarmente indicata per la sera. Si presenta come una crema, neanche troppo ricca, ma neanche troppo leggera. Mi piace perché do sempre delle indicazioni precise. Una crema che appunto si stende la sera o col suo pennellino che viene fornito in dotazione. Io però preferisco stenderla con le mani. Si lascia lì tutta notte, la mattina la senti ancora un po' quando vai a lavare la faccia, che ha fatto il suo, perché davvero nutre in modo profondo e fa un po' l'effetto di rendere più elastica la pelle. Molto cara, ve ne parlo solo perché appunto è uno di quei prodotti che pur essendo molto cari, si è già detto che sono molto cari, fanno il loro. Io la uso al posto della crema notte, non tutte le sere, una sera sì, 2 no, quando ho bisogno di una botta di vita, se no uso anche la sera quella di Augustinus Bader, cioè ho un po' smesso di fare la differenza crema giorno crema notte, ne compro una e vado dritta. Comunque no, stavo dicendo con questo abbiamo chiuso con la skincare, ma invece non è vero, perché ho ancora 2 prodotti di skincare. Parliamone. Dovevo infatti parlarvi per forza di questa crema con SPF 50 di Paula's Choice, un brand che anche qui avevo scoperto su Niche Beauty, che ancora una volta però si trova adesso anche da Sephora. Quest'estate cercavo una crema leggera ma con SPF alta, e questa ricorda una protezione solare 50 Broad Spectrum, e anche una crema idratante antiossidante, quindi unisce un po' le due cose, perfetta da usare anche sotto il trucco, un SPF leggera, perché spesso le protezioni solari le trovo troppo ricche e soprattutto in estate io prediligo creme un po' più leggere. A volte in estate addirittura schippo la crema idratante e uso solo il siero. Questa funziona bene anche unita a sieri e altri prodotti.
l'ho amata moltissimo, qualità prezzo buona, cioè non è super economica ma non è neanche super cara, molto consigliata. Tra l'altro vi ricordo, l'SPF bisogna usarla anche in inverno, casomai uno avesse dei dubbi. E concludiamo la sezione skincare, che già dura da un tempo infinito, con una maschera viso. Non è un prodotto che ho scoperto quest'anno, è un prodotto che amo da tempo, ma non ne parlavo da un po' e facendo un esame di coscienza, secondo me è una delle maschere viso che amo di più in assoluto, perché unisce l'azione esfoliante all'azione idratante, rimpolpante, illuminante. Di che cosa stiamo a parlare? Della Lotus Youth Preserve Rescue Mask della Fresh. Fresh è un brand che amo molto e questo è uno dei miei prodotti preferiti. Doppia azione, all'interno ha infatti dei granelli sottili, quindi non eccessivamente abrasivi, che appunto esfoliano. L'applicazione consiste prima nell'applicare la maschera massaggiandola con movimento circolare in modo da attivare appunto l'azione esfoliante e poi la si lascia su circa 5 minuti. Il bello delle maschere della Fresh è che spesso hanno una posa non troppo lunga e gli ingredienti all'interno vanno a dare invece l'effetto rimpolpante, idratante e illuminante. Fatto sta che io quando la uso noto davvero una differenza nella mia pelle tra prima e dopo, soprattutto quando la mia pelle è un po' spenta, un po' così intristita. Questa maschera per me fa la differenza ed è proprio una coccola e quindi non potevo non inserirla nel Best of Beauty del 2022. E con questo prodotto chicca, secondo me, vado a passare alla categoria trucco, perché anche qui ho un sacco di cosucce interessanti che ho amato, nuove scoperte, anche recenti, oppure prodotti che già conoscevo ma che quest'anno mi hanno conquistata. Abbiamo capito qual è il format, Giuliano, nel caso che lo ripeti, passiamo alla categoria dei trucchi make-up. Come vedrete, questo è stato dal punto di vista del make-up per me l'anno dei brand italiani, soprattutto Espresso e Nabla, due brand che ho scoperto poco alla volta e dei quali mi sono innamorata. Parto di nuovo così un po' a random con un primer. Questo è il Dewy Latte della Espresso, una via di mezzo tra un primer viso e una crema idratante, un siero, che va proprio ad illuminare. Utilizzato in accoppiata con il fondotinta dell'Espresso, e questo è il Oh My Glow Skin Tint, proprio favoloso. Io che amo i trucchi luminosi, leggeri entrambi, perfetti insieme perché pensati per così funzionare in accoppiata, e hanno un finish, creano insieme questo finish luminosissimo ma comunque naturale, non effetto mascherone. Li ho inseriti entrambi in questo Best of Beauty perché li ho usati tantissimo, tant'è che il fondotinta è quasi finito. Se interessa, io ho preso la colorazione Shade 1, ci sono diverse tonalità e questo è una skin tint, non un fondotinta. Mi stavo dimenticando di approfondire. Questo l'abbiamo capito, un po' primer, un po' crema, texture leggera, si assorbe in un secondo e rende la pelle super luminosa. Questa skin tint un po' più leggera di un fondotinta liquido, facile da stendere, da uniformare, coprenza buona, modulabile, diciamo così. Può essere poco coprente o anche decisamente più coprente e insieme luminosissimi, li ho amati alla follia. Parlando però di primer, ne ho un altro che vorrei citare, che è il Marshmallow Primer della NYX, e lo vorrei citare perché così come il Dewy Latte ha una texture leggera che non va a occludere i pori, però questo è un po' più effetto blurring, cioè mentre il Dewy Latte illumina tantissimo, questo va più a effetto porcellana, un po' più a uniformare l'incarnato. Mi piace molto anche il profumo di marshmallow, non a tutti piace, a me sì, e mi piace molto questa texture leggera che però fa il suo. Volevo parlarvene perché comunque li ho usati tutti e due moltissimo come primer.
Restando in tema di fondotinta, andava sicuramente inserito in questo Best of Beauty anche il fondotinta compatto di Shiseido con SPF 30, un prodotto che quest'estate ho usato tantissimo e, per essere più specifica, un prodotto che io uso principalmente in estate perché è in polvere, e chi mi conosce sa che non sono esattamente un amante dei prodotti in polvere. In realtà è una polvere quasi cremosa, difficile da definire, che va in un secondo, c'è anche la sua spugnetta che tra l'altro è perfetta per stenderlo, fondotinta, stenderlo, va immediatamente a coprire tutto quello che vogliamo nascondere e a uniformare la pelle. E poi ha questo SPF 30 che in estate è ancora più fondamentale. In un secondo hai la base fatta. E questa è una cosa fenomenale, concedetemi, perché invece magari con i fondotinta in quelli liquidi bisogna un attimo metterci più tempo. Qua invece bomba. Lo uso soprattutto in estate, dicevo, perché in inverno la mia pelle tende ad essere più secca con il freddo e quindi tollero leggermente meno i prodotti in polvere. In estate invece, quando la mia pelle vira un po' più è un po' più oleosa, un po' più grassa, questo bomba, e quindi dovevo parlarmene. Andiamo avanti, qua c'è ancora una montagna di roba. Parliamo di sopracciglia, veloci, parliamo di sopracciglia. Due prodotti che ho usato tantissimo insieme quest'anno perché sono veloci ed efficaci per definire le sopracciglia. Gimme Brow di Benefit e 24 Hours Brow Setter, sempre della Benefit. Questo è come possiamo definirlo? Un gel, chiamiamolo gel, pigmentato col suo pettinino che zin 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 va a riempire, visto che è pigmentato, le aree dove appunto c'è un po' carenza di sopracciglia, velocemente, senza troppo sbattimento. E questo invece, il 24 Hours Brow Setter, come si evince dal nome, è un gel trasparente fissante che va a fissare, a tenere in posizione le sopracciglia insieme, perfetti. Se interessa, io uso la colorazione numero 4, che è forse una delle più scure, un castano scuro, ma è disponibile in tante colorazioni diverse perché ovviamente questo invece non ha colorazione, è trasparente, ma veramente scolpisce e fissa per 24 ore, ma non è soltanto un claim, le sopracciglia. Questi sono fra i prodotti che ho utilizzato di più nel corso del 2022 a livello di sopracciglia. A livello di mascara invece non ho dubbio alcuno, il mio mascara preferito è stato questo di Espresso, perché vi faccio vedere, lo scovolino è così in fibre, va a allungare e dividere le ciglia senza renderle eccessivamente pesanti, quindi con un finish molto naturale, ma belle, effetto cerbiatto. Consigliatissimo. Cerchiamo di andare un po' più veloce, perché mi sono accorta che c'è una montagna di roba ancora. Ombretti, parliamo un attimo di ombretti. Parliamo di ombretti. Ombretti in crema, in stick della Nabla, Cupid's Arrow. Ne ho due e tutti e due mi piacciono moltissimo. Questi sono una bomba quando hai bisogno di fare un trucco veloce, perché zin mi piace che è sempre zin, li stendi sulla palpebra, poi con un pennellino morbido li sfumi, si sfumano in un secondo e hanno un effetto molto bello, durano nel tempo, non si impiastricciano, consigliatissimi. C'è altro da dire? Cos'altro vuoi da un ombretto? Veloce, si stende in un secondo, non si sta su? Cosa vuoi di più? Molto comodi e quindi consigliati a mani basse, E sempre della Nabla, ma qua facciamo un doppio salto carpiato. Nel calendario dell'avvento quest'anno ho trovato, tra le altre cose, ombretti super glitterati, e ve ne parlo perché non tutti amano il glitter, ma questi sono super performanti, cioè hanno proprio all'interno dei glitter giganteschi, e io innamorata. Se volete un look un po' più sbam, questi fanno al caso vostro.
sono 4 colorazioni diverse. Musis è questo più sul rosso rosato, Aries è questo bianco ghiaccio, questo Scorpio un po' più marrone, e Firmament questo più sull'azzurro. Super performanti, sono molto colpita, devo dire molto colpita. E poi ve ne parlo, anche se questo è un prodotto che ho usato tantissimo anche credo nel 2021, se non nel 2020, una delle mie palette preferite in assoluto, la Wild Python di Huda Beauty. Ne parliamo un attimo. Sono tutti colori molto performanti. Ci sono sia delle tonalità più neutre, come vedete da questa parte, un pesca, un marrone bruciato, un marrone più scuro, un bel doratino, sia più particolari. Ci sono dei verdi e dei blu glitterati insieme. Si possono utilizzare per creare veramente trucchi molto diversi, variegati e versatili. Mi piace tantissimo, super performante, pochissimo fallout, ottima palette. Ce ne sono anche altre di Huda Beauty in questo formato che secondo me saranno altrettanto valide se magari siete più propensi a colori nude, ma questa per me è una bomba. E invece con un altro salto carpiato ho scoperto quest'anno, e in estate me ne sono innamorata, gli eyeliner della Glisten, non mi veniva più, Glisten. Sono eyeliner così in crema, si bagna leggermente il pennellino e poi si stendono, e hanno delle colorazioni pazze e molto divertenti. Io ne ho presi 3. Vi metterò il link, spero che siano ancora disponibili. Li ho presi credo su Beauty Bay perché in Italia non si trovavano. In estate li ho usati tantissimo, sia come eyeliner davvero semplicemente, mischiandole insieme, mischiando i due colori, oppure facendo puntini qua e là. Quest'anno così, un po' trucco bazzo. Li ho molto amati, ho pensato di parlarvene perché magari a qualcuno interessa. Cos'è rimasto? Ancora un bel po' di roba. Parlando di prodotti particolari, questa è una scoperta molto recente. Nel calendario dell'avvento di Nabla ho trovato questo che è il Freckle Maker, ovvero l'aggeggetto per fare le finte lentiggini. Io pazza delle finte lentiggini perché mi fa tanto young and fresh. Questo si presenta in questo modo, sembra un eyeliner, ma in realtà la punta è mobile ma non è un pennellino, e quindi permette di sempre zin, mi raccomando, di fare disegnare le lentiggini. Poi io le tampono un po' con la spugnetta perché non siano troppo evidenti. Lo trovo molto comodo. Se amate disegnare le lentiggini, io questo lo trovo molto comodo. Poi passiamo. Sono un po' overwhelmed da tutti questi prodotti insieme adesso. Parliamo di blush, visto che non l'abbiamo ancora fatto. Ne ho usati diversi, ma il prodotto verso il quale sono sempre tornata è questo della Milk, nella colorazione Flip. Questo rosa quasi fucsia, molto luminoso, in crema. Io ne prendo un po' con il pennellino, vado a stenderlo, botta di luce, velocissimo, sia da stendere che come resa, quindi è molto intenso. Va usato dosandolo bene, ma io l'ho amato veramente alla follia. Non ho mai capito perché da Sephora io l'ho sempre solo visto in versione mini, se esiste anche una versione full size, però consigliatissimo, proprio bomba. Veloci, dai, che il tempo scorre. Cosa abbiamo ancora? Prodotti per le labbra. Sì, abbiamo quasi finito. Guarda, sarà 3/4 d'ora che parlo, ma abbiamo quasi finito. 2 prodotti di By Terry. Ma non mi dire, ma sì che te lo dico, anche qui avevo un calendario dell'avvento, è stato un po' hit and miss, più miss che hit, cioè che su 24 prodotti me ne saranno piaciuti 5, ma qui ne abbiamo 2 e sono 2 prodotti per le labbra. Il primo è il loro famosissimo Baume de Rose, balsamo labbra super nutriente in versione tinted, pigmentata,
Che posso dire, amici? Intanto molto ricco. Se avete e ha questa profumazione di rosa che io adoro. Se avete le labbra tendenzialmente secche, soprattutto in inverno, io proprio così, questo è il prodotto per voi, perché nutre le labbra ma gli dà anche questa botta di luce e di colore molto naturale. E poi un altro prodotto che ho molto amato è, mi piacerebbe riuscire a leggerlo, Hyaluronic Hydra Balm. L'abbiamo fatta, anche questo un balsamo labbra colorato. Questo sembra più un rossetto, è un po' più intenso del Baume de Rose. Mettiamo 72 prodotti labbra tutti insieme. Ha una colorazione più nude, è la numero 4, Dare to Bear. Ottimo prodotto da utilizzare perché anche qui nutre le labbra, le rende morbide e vellutate, ma aggiunge un tocco di colore. E quindi sarà che siamo in inverno, ci saranno stati sicuramente altri prodotti che ho molto amato, però questi li consiglio in particolar modo. Siamo arrivati quasi alla fine. Ho ancora un prodotto del quale vorrei parlarvi, è un prodotto per capelli, un prodotto che non mi ha conquistato immediatamente, cioè subito ero rimasta molto delusa. Di che cosa parliamo? Di Bigodino o Bigudino, non so come pronunciarlo perché c'ha la doppia O, un prodotto per arricciare i capelli senza calore. Credo che tutti sappiate di che cosa stiamo a parlare. Io l'ho comprato quasi subito, le prime volte però non so, probabilmente non avevo la giusta manualità, può essere, non mi trovavo benissimo, mi trovavo addirittura meglio semplicemente con la cintura dell'accappatoio, che è la tecnica base quando uno non vuole investire nell'aggeggino apposta. Questo però è vero che è abbastanza caro, se poi pensi di cosa stiamo a parlare, però è comodo perché ha su questa estremità il fil di ferro, che quindi tu arrotoli i capelli attorno, capelli leggermente umidi, e poi li fissi così, arrotolando e chiudendo con questo, e ci dormi la notte e la mattina ti trovi con le onde fatte che durano anche discretamente a lungo. Quindi dopo lunga meditazione ho deciso di inserire nel Best of Beauty del 2022 anche questo, che è stato un po' un caso mediatico, nel senso che su TikTok e su Instagram c'è stato un periodo, che forse dura ancora, nel quale non si vedeva altro che sto aggeggino qua, che dire, follettini e follettine. Ci ho messo un attimo, ma alla fine mi ha conquistata. Detto questo, se volete utilizzate la stessa tecnica anche con l'asciugamano, scusate, la cintura dell'accappatoio. L'unica differenza è che è più lunga, più difficile da gestire, devi mettere gli elastici per fermarli, questo è più così pensato proprio per l'utilizzo. Il che ci conduce finalmente alla fine di questo lungo video dedicato al Best of Beauty. Come vedete, tanti prodotti diversi che però mi sentivo di consigliarvi. Spero di avervi dato delle indicazioni che in qualche modo vi siano state utili. Magari cercavate una crema, magari cercavate un mascara, non sapevate quale prendere, un SPF. Ecco, ci ho messo dentro un po' di tutto e quindi spero appunto di esservi stata utile in qualche modo. Come sempre vi ricordo, sul blog, che cosa? Un attimo di spaesamento, dove sono? Come mi chiamo? Sul blog troverete i link a tutti i prodotti che ho menzionato nel corso di questo video, in modo che possiate scoprire i prezzi, che io non mi ricordo mai perché la memoria non è una delle mie qualità, avere maggiori informazioni e anche, se vi va, a comprarli, ricordandovi che comunque nessuno di questi prodotti mi è stato regalato, o questa in nessun modo è un ADV, che sia chiaro sempre a tutti. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Non l'ho ancora detto, lo dico sul finale, anche quest'anno la programmazione qui sul mio canale di YouTube sarà assolutamente random, come si contraddistingue alla sottoscritta, quindi non prendo impegni, arriveranno video
quando ci si becca, quando ci si becca, che è un po' il mio motto. Quindi seguitemi anche su Instagram, mi trovate qui, dove vi aggiornerò costantemente. Quindi vi iscrivete qui su YouTube, così non vi perdete i video che vengono fuori così senza preavviso, e mi seguite su Instagram, così siete sicuri davvero di non perdere nessun aggiornamento. Direi che non c'è altro, questo video è lunghissimo, non vogliatemene, ma quando si parla di YouTube io a fare i video corti gnafo, logoroica. Auguro a tutti una buona giornata, serata, mattinata, pomeriggio, insomma a seconda di quando state guardando questo video, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!